Buongiorno da Daniele e Ambra. oggi partiamo da località Gallina nel nostro viaggio a piedi verso Roma lungo la via Francigena. Qui a Gallina ci passa il 43esimo parallelo. Passando qui lungo la Cassia vediamo sempre questa indicazione e ancora mai avremmo pensato di passarci la notte qui a Gallina e di ripartire zaino in spalla verso Roma. Oggi la destinazione è Radicofani, ci sarà una lunga e ripida salita per arrivarci, comunque la tappa non sarà lunga, circa 16 km. Quindi Ambra, partiamo? Sì, cercheremo di arrivarci per pranzo, quindi l'obiettivo è, non so, un bel piatto di pasta. Dai, anche oggi ci proviamo, Sì. un bel piatto di pasta caldo. Sì. Dai, via, si Vai. parte! State con noi per questo viaggio! Già fatti 2,5 km e nonostante siano le 8, poco più, ci siamo già scaldati, quindi già ci siamo tolti un po' di strati, così stiamo meglio. La strada adesso è molto piacevole, siamo proprio nel mezzo ai campi, una strada che appena si vede è appena battuta, l'erba è ancora un po' umida dall'umidità della notte, però Ambra si è già tolta, è già in pantaloni corti, sta bene così. Sono frescolina. E ci avviciniamo piano piano alla nostra montagna da scalare. Uno degli aspetti di questo viaggio che ci appassiona e che ci interessa molto è la grandissima possibilità di stare totalmente immersi nella natura. Questa cosa la sentiamo necessaria oggigiorno perché magari molti di noi, vivendo nelle città e durante tutta la giornata di lavoro, stanno spesso in ambienti artificiali, quindi si tende a perdere molto questo contatto che per l'essere umano è primordiale, è necessario. Oltre al fatto che passare così tante ore a contatto con la natura è estremamente rilassante, sia per la mente che per gli occhi. Poi siamo stati fortunati e comunque insomma in parte lo abbiamo scelto di fare questo cammino in primavera. Questo ci dà l'occasione sia di avere un clima mite per camminare che anche di vedere la natura nel suo massimo splendore. Ci sono tantissimi fiori, infatti, è bellissimo, tanti colori diversi. Il verde è dominante quasi dappertutto, almeno per ora, per questi primi 4 giorni, ma crediamo anche poi più avanti. L'unico contatto con la civiltà ce l'abbiamo quando attraversiamo dei centri abitati o comunque dove pernottiamo, però poi la maggior parte delle ore siamo in assoluta pace e ci permette questo anche di sentire anche i rumori della natura, ad esempio il rumore del vento o di un ruscello che scorre, il canto degli uccellini. Tutto questo ci fa davvero bene. È una sorta di detox acustico. E poi davvero gli occhi si rilassano tantissimo rispetto a guardare lo schermo di un computer. Invece poter spaziare per chilometri e vedere bei panorami è impagabile. Quindi anche per questa ragione un bel cammino lo consigliamo davvero a tutti. Sì, anche perché camminando riesci a cogliere tantissimi dettagli che non coglieresti magari andando in bici o ancora di più in macchina. La lentezza di questo tipo di viaggio ti dà appunto la possibilità di soffermarti su qualsiasi sì. piccolezza
e anche Sì. proprio fermarti fisicamente per poterla magari guardare qualche secondo, qualche minuto, Sì. rifletterci, fare una foto per ricordartene in futuro. Quindi anche se è la prima volta che facciamo questo tipo di viaggio, per ora ci sta piacendo, direi. Molto, molto. Sì. Sì, sì. Per ora è come le aspettative, ma anzi anche di più, perché veramente tutte queste ore in questi paesaggi stupendi ne vale davvero il prezzo, la fatica, l'impegno. Sì. Anche se questi paesaggi li conosciamo perché siamo toscani, però vederli ogni giorno comunque ci fa sentire veramente fortunati, ecco. Sì. Ora sarà meglio smettere di parlare perché sento che inizia la salita. Sì, si sente anche un pochino dal fiatone. Sì, sì, sì. Ora attraversiamo sotto a un ponte della Cassia, siamo più o meno sul greto di un torrente, passiamo sotto la Cassia, andiamo di là, speriamo che ci sia un sentierino protetto per passare meno chilometri possibili lungo la via asfaltata. Ambria, come va? Ce la fai? Sì, certo, sì, Bene, ci bene. sono, Dai, sì. C'è solo un pochino d'acqua qui sulla sinistra, ma è quasi tutto asciutto. Sì, E ora per fortuna. usciamo dal tunnel, sono fuori dal tunnel e vediamo la luce. Da un po', da 1 chilometro o 2, siamo su questa piacevole stradina immersa nel verde. Siamo paralleli alla Cassia, ma comunque un po' distante. Stiamo camminando su terreno più o meno pianeggiante e ci stiamo scaldando per la grande salita verso il fine tappa di oggi. Senti pronta, Ambra? Forse. Forse. Tra un po' vedremo che lingua lunga fuori dalla bocca avremo. Speriamo di no, dai. Qui l'acqua esce di lato, vabbè, va bene lo stesso. Anzi. Così possono bere in 2. Vero. Allora è ufficialmente iniziata l'ultima vera salita per la vetta, mancano circa 5 km. Il bello è che c'è da salire di circa 400 metri, quindi non saranno 5 km facili. Comunque dai, credo di aver fatto di peggio in passato. Un passo dopo l'altro andiamo su a scalare la montagna, che volevo dirvi che è una montagna un po' particolare perché ha origine vulcanica. Infatti è un picco isolato che si vede da lontanissimo, era prima un vulcano, ora è spento, e in cima c'è un fantastico castello con una rocca che visto da lontano sembra il castello di Dracula che si vede nei film. Il paese è un pochino sotto, circa 100 metri sotto, per fortuna è dove abbiamo l'ostello e dove dovremo mangiare. Ora stiamo per attraversare un bel branco di pecore a tutta strada. Infatti. Passeremo in mezzo. Altri pellegrini. Sì, in cerca di erba fresca. Elegante. Brave anche, si sono messe tutte da parte. Mentre saliamo
cominciamo a sentire una piacevole arietta di montagna. Siamo già sopra i 600 metri di quota. Piano piano la salita continua, ora c'è un sentierino proprio accanto alla strada asfaltata e mentre eravamo fermi per fare una pausa acqua sono passati due ciclisti, una coppia giovane che salivano anche loro, facevano la francigena e avevano due biciclette belle cariche di bagagli. Andavano su piano piano ma andavano molto bravi. Ne abbiamo trovati anche altri in questi giorni di ciclisti, non molti però qualcuno sì, ma con tanti bagagli come questi ancora nessuno. Finalmente vediamo la nostra meta, eccolo là, stiamo arrivando a Radicofani, ormai siamo vicinissimi, abbiamo fatto dei pezzetti di salita di questa mulattiera veramente ripidi e la stanchezza comincia a farsi sentire. Non cadere, Ambra. Sì, vedi la stanchezza. Però devo dire che adesso la vediamo qui davanti, la rocca, e è molto gratificante vedere di essere ormai così vicini. Considerate che abbiamo iniziato a vedere la montagna dei Radicofani già dalla prima tappa, eravamo solo pochi chilometri dopo Siena e già si vedeva lontanissima questa montagna che si capisce che è Radicofani perché si vede questa torre sulla sommità, si identifica bene. E adesso dopo decine e decine di chilometri ormai ci siamo. Sì, ogni tanto dicevamo, vedi, dobbiamo arrivare lì. Sì. E poi piano piano era sempre più vicino, sempre più vicino. Sì. E ora ci siamo. Manca poco anche al pranzo. Sì, la fame comincia a farsi sentire, Così recuperiamo un po' di energie. Decisamente. Ci siamo! Eccoci qua, 814 metri. Com'è andata? Dai, insomma, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dai. Sì, sì, non ci siamo fermati troppe volte. Infatti, sì, dai. Si pensava di metterci anche di più. Sì, infatti, sì, che ore sono? Mezzogiorno, infatti stanno suonando le campane, quindi siamo arrivati al ristorante che è fra poco, anche un po' prima del previsto. Sì, avevamo prenotato per l'una. Sì, per starci dentro. Ci siamo fatti un bel pranzo, ma era un vento esagerato. Eravamo all'ombra, vento, poi eravamo accaldati, quindi mi è preso un gran freddo. Devo ancora riprendermi. Sì, passa di là. Infatti mi sono messo 2 strati e ho continuato ad avere freddo. Ora siamo ripartiti muovendomi, penso che mi passi un po'. Ora saliamo per bene al centro e vediamo se l'ostello già ci accoglie. Che ore sono? Le 2, sì dai, Sì, dovrebbe, penso di sì, dai. dovrebbe essere pronto, così ci facciamo una doccetta, ci sistemiamo. Bella calda perché Oggi calda ci vuole, sì. io ho preso il tè e poi il caffè, tutto quello che c'era di caldo. Sì. E tutta la roba calda che arrivava in un attimo freddava subito. Sì, infatti, incredibile. Però dai, ci confortiamo che c'è un bellissimo sole, vi faccio vedere di qua. Forse si vedrà lontano, ma c'è il Monte Amiata, che è la montagna più alta della provincia di Siena. Qui siamo ormai ai bordi della provincia di Siena, domani andremo nel Lazio. Eccoci alla nostra camera per questa sera. Sono 3 letti a castello e ci hanno già detto che almeno un altro sarà occupato, quindi stasera sarà la prima sera in cui avremo compagnia nella nostra camera. Sono contento di aver utilizzato un altro oggetto che mi sono portato sullo zaino per chilometri e chilometri, che potevo non utilizzare ma stasera ha fatto comodo. Ci sono qui queste belle travi e siccome non c'erano grandi stendini ho semplicemente passato il mio cordino tra queste travi e è diventato un fantastico stendino. Siamo in giro per Radicofani e quella che si vede lassù è l'alta torre che vedevamo da chilometri e chilometri durante il nostro cammino.
Stiamo girovagando completamente a caso per tutti i vari vicolini, stradine del centro storico di Radicofani. Molto carino, tutte stradine molto irregolari, strette, si aprono in delle piazzette suggestive e tra l'altro ora si sta anche un po' meglio di oggi quando siamo arrivati, che c'era un vento freddissimo. Ci siamo messi comunque da capo a piedi i vestiti impermeabili, quindi Siamo impermeabile sopra Comunque. e sopra pantaloni impermeabili per la pioggia, però almeno stiamo bene. Sì. Sì, quando passiamo le persone ci squadrano abbastanza perché siamo vestiti abbastanza insoliti, però almeno così riusciamo a sopravvivere e magari a evitare un mal di gola per domani. Comunque ecco, ogni tanto ci affacciamo in delle terrazze e qui siamo a circa 800 metri, si aprono dei panorami a perdita d'occhio. Ora provo a girare la telecamera ma non si vedrà granché, però si vede veramente a panorama a decine di chilometri. Tra l'altro là vedi Ambra, ci sono delle montagne innevate laggiù. Ah, Chissà quello che sarà sì, sicuramente l'Appennino, però non lo so se là c'è verso il Gran Sasso, non lo so. Però sì, montagne innevate si vedono. e quel paesino là? Quel paesino là, non lo so che cos'è. Ora qui, questa non è più la mia No, zona, quindi... mi deludi. Sì, Ti sai sì. sempre tutto. Purtroppo no. Magari sì, dopo guardo, sì, un bel paesino arroccato anche quello. Via, via, proseguiamo il nostro giro. Se no prende freddo. Sì, stare fermi prende freddo, sì. Perché comunque un po' di venticello c'è lo stesso. Questo bosco è davvero meraviglioso. Sembra... c'era scritto esoterico, effettivamente sì, è la descrizione giusta. Molto affascinante. E poi abbiamo trovato questa piramide e come faccio? Devo per forza provare a salirci su. Vediamo un po' come va. Poi mi dici che si vede da lassù. Da quassù si vede tanto bosco. Ah sì, Questi alberi sono altissimi. E anche stasera la serata volge al termine. Dopo la visita al bosco incantato, una cena sostanziosa come al solito, e adesso ci prepariamo ad andare a letto insieme a due signori che russano. che russano. Meno male siamo stati previdenti e ci siamo portati i tappi per le orecchie. Ve lo consigliamo anche a voi se andate a dormire negli ostelli o nei rifugi. State con noi domani, tappa probabilmente la più lunga del nostro percorso. Finiremo ad Acqua Pendente. Domani lasciamo la Toscana per entrare nel Lazio. Vedremo il cartello. Come hai detto? Scusate, è tardi. Vedremo il cartello. Vedremo il cartello, forse. Fine Toscana. Forse lo vedremo. Fine Toscana, inizia Lazio. Vai. A voi è mai successo di dormire con persone che russano, che magari persone che non conoscete? Se sì, scrivetecelo sotto nei commenti. E via, è tutto. Buonanotte, Sì. alla prossima avventura. Andiamo a dormire, che domani ci svegliamo alle 5:30. Sì, più o meno. Sì. Ciao, ciao, buonanotte. ciao.